Questa è una battaglia spirituale. Io penso che sia così. Cioè, noi siamo prigionieri prima di tutto dei nostri schemi mentali. Se noi riusciamo ad uscire da certi condizionamenti, il cambiamento della società diventa inevitabile. Se noi non usciamo da quei condizionamenti, la società può anche cambiare, ma cambierà la cella in cui stiamo, cambierà la prigione in cui stiamo. Ho qualcos'altro da aggiungere? Sì, che tanto che ti ringrazio di questa intervista, perché è diversa. Da qui apro l'intervista. Sul gossip. Ma Arnaldo Vitangeli, ce l'ha una donna? No, sono abbastanza felicemente single. E tu? Secondo te, soprattutto, questo tipo di domande quanto interessano al tuo pubblico? Ma secondo me non molto, ma secondo me dipende anche dalla fase. Cioè io faccio questo lavoro da tanti anni e il rapporto col pubblico è molto differente. Cioè noi abbiamo attraversato tutta una serie di fasi, tra virgolette storiche. Cioè quando questa cosa in parte penso che l'hai vissuta anche te, però forse io l'ho vissuta un po' prima e in una maniera un po' più intensa. Se tu ci pensi, quando diciamo la nostra forma di comunicazione ha iniziato ad avere comunque un pubblico numeroso, considerevole, il modo in cui guardavano a noi era molto legato all'idea che c'era in quell'epoca sto parlando diciamo del 2013, 14, 15, c'era un'idea di una rivoluzione che stava arrivando, cioè di qualche cosa di estremamente positivo che stava avvenendo e che in una certa misura dipendeva da quello che noi e tanti altri facevano. E quindi c'era un approccio quasi di speranza, gratitudine, volontà di aiutarti, di essere parte di questo processo, perché si sentiva proprio questa cosa. C'è stata poi la vittoria del 5 Stelle. Ecco, prima di quello probabilmente quella fase era anche accompagnata molto da una voglia di partecipare e di contribuire a quello che poteva essere il cambiamento o comunque la rottura di un sistema che effettivamente puzzava tanto di muffa in quel momento. Cioè si è arrivati probabilmente ad una evoluzione del mondo talmente scollata da quello che era la risposta che poteva dare la politica, che era talmente evidente questa scollatura tra il mondo che andava verso il green, ad esempio, che andava verso alcune soluzioni, diciamo, no? Che poi abbiamo visto poi dopo le criticità di quelle soluzioni, e una politica che invece era completamente immobile. E c'era in quello spazio lì, secondo me, si è andato molto a creare quella realtà dove poi sono fioriti sia il Movimento 5 Stelle che realtà come la tua, come le nostre. Allora, secondo me, soprattutto questo... E non solo la politica, scusami, anche e soprattutto i media e la comunicazione. Credo che fosse inizialmente più una questione di media e comunicazione, sì. In primo luogo, e poi di politica. Se tu ci pensi un secondo, la rivoluzione francese, in generale tutto quello che è stata la distruzione dell'Ancien Régime, ha una genesi, che è la stampa a caratteri mobili. Perché? Perché la rivoluzione avviene con la consapevolezza. La consapevolezza ha bisogno di mezzi di comunicazione. Prima del 600, prima di Gutenberg, il costo di un libro era esorbitante. Cioè il libro era un oggetto
che era esclusivamente appannaggio delle classi molto alte, perché ovviamente tu dovevi pagare un amanuense, quindi pagare una persona altamente scolarizzata che cioè, con la penna d'oca inzuppando faceva a mano un intero libro. Quindi era un oggetto molto costoso. Arriva la stampa a caratteri mobili, la classe, diciamo, non ricchissima, ma la classe, il terzo stato, quella che in un certo senso era la classe media tra i contadini, servi della gleba, proletari, come li vuoi chiamare, e i signori feudali, inizia a potersi permettere i libri. Potendosi permettere i libri, l'enciclopedia, intendo gli enciclopedisti francesi, eccetera, Cioè iniziano a circolare le informazioni attraverso il mezzo cartaceo riproducibile. Idee più che informazioni. Formazioni e idee, certo. Idee, perché l'idea precedente che aveva dominato il mondo per millenni. E tu dici che è avvenuta la stessa cosa tra il 2008 e il 2015 con internet? In qualche modo è durato uno spazio di un secondo, perché poi dopo sono subentrati alcuni discorsi che eventualmente poi tratteremo, però per una piccola fase, proprio quella fase, c'era un'assoluta libertà in rete e non c'era un controllo della rete e quindi tu potevi raggiungere un mare di persone senza nessun tipo di barriera. Questo ha cambiato completamente le carte in tavola, perché tu per avere un giornale, non parliamo di una televisione, ma un giornale cartaceo, una pubblicazione di qualunque tipo, una radio, qualunque roba era qualcosa in cui potevano parlare soltanto persone che avevano una ricchezza tale da poterti permettere quel mezzo. Non solo erano condizionati dall'inserzionista, perché se tu hai il Sole 24 Ore, a parte che i giornali oramai sono tutti in perdita, ma il Sole 24 Ore ha bisogno della pubblicità delle banche, delle multinazionali, eccetera, eccetera. Se tu hai bisogno di quella pubblicità, hai bisogno di appoggiare quel sistema, quindi tu sei una parte del sistema che vive grazie a altre parti del sistema. Più prevalentemente anche fondi statali, per quanto riguarda proprio i giornali mainstream, televisione. Quello però è differente perché in teoria è uguale per tutti, cioè in realtà non è vero, io conosco personalmente un caso di un giornale che aveva i contributi statali, un giornale assolutamente antisistema, un quotidiano che aveva i contributi statali e faceva un'informazione totalmente contraria al sistema e non gliel'hanno potuti togliere, hanno distrutto questa pubblicazione facendo una causa, perché in sostanza tu ottieni un rimborso in base a quante copie, hanno sostenuto che c'era una piccola discrepanza di copie, fai conto le copie dichiarate erano 3.000 e invece quelle verificate erano 2.970 e quindi tolti i finanziamenti, multe straordinarie e quindi ti azzoppano lo stesso se vogliono, infatti la pubblicazione ha cessato, ma a parte questo, che sono comunque sotterfugi, ma in ogni caso la pubblicità le multinazionali non ti pagano se tu fai una comunicazione che non è funzionale ai loro obiettivi, perché ti dovrebbero tenere in vita se tu stai cercando di abbatterle. Con la rete questo è cambiato. Cioè tu potevi fare un video, raggiungere 400.000, 300.000, 1 milione, 2 milioni di persone dicendo quello che volevi, tutto quello che volevi, non esistevano norme della community, non esisteva, infatti c'erano i primi video di YouTube, gente che bestemmia, le cose più folli, però al tempo stesso tu potevi mettere online un video serio con un'analisi completamente opposta a quella che faceva il sistema mediatico nella sua interezza e raggiungere 1 milione di persone, 2 milioni di persone, 3 milioni di persone. Sai cosa vuol dire questo? Soprattutto in considerazione del fatto che poi quei video venivano anche ripresi, perché all'epoca non c'era neanche il copyright, tutta questa roba, quindi oltre a quelli che vedevano sul tuo canale, questi video venivano ripresi e messi su un sacco di canali. Era molto diverso rispetto a quello che è avvenuto dopo. Che invece si è andati ovviamente da
diciamo, da un momento di illusoria libertà, perché poi alla fine erano sempre quegli editori che poi sono diventati anche censori, che ci davano lo spazio per poter, diciamo, condividere quei video, e comunque erano loro stessi a loro volta che in qualche modo hanno costruito anche gli algoritmi in funzione del fatto che prima di tutto creiamo addiction, quindi creiamo dipendenza nell'utente nel rimanere all'interno della piattaforma, dopodiché inseriamo tutto l'advertising che ci fa monetizzare, quindi che possiamo riempire i contenuti di pubblicità degli inserzionisti, appunto, che poi qualche briciola lasciamo ai content creator, fino a dire aspettate un attimo però, perché se tu parli di questo io inserzionista non ti do la mia pubblicità, non voglio il tuo spazio, non voglio il tuo contenuto, anzi l'editore inizia a diventare addirittura censore nel momento in cui dice vabbè, però se il tuo contenuto a me non porta un profitto, non porta un guadagno, non porta neanche poi un beneficio a livello politico e di gestione comunque delle masse, perché poi alla fine quello è il punto, allora ti tolgo proprio dalla piattaforma. Adesso Sì, è un po' cambiata la situazione, però abbiamo vissuto questo passaggio in cui secondo me l'elemento centrale è il controllo delle masse. Il controllo delle masse e la possibilità di ottenere informazioni, che sono, diciamo, la miniera d'oro su cui si basano queste società. Inizialmente c'è stata sicuramente una nostra forma di grande ingenuità, almeno parlo per me. Cioè pensare che ci fosse un buco nel sistema, in un certo senso, e che oh, che bello, YouTube mi fa arrivare a tante persone, quindi io posso in qualche modo rompere quel sistema. sì, ed è quello che in un certo senso è successo, perché prima di YouTube, prima dell'affermarsi della rete probabilmente come lo strumento più forte di comunicazione, noi viviamo in un mondo che oggi ci sembra assurdo, cioè in cui c'era Berlusconi e Prodi, che l'Italia era spaccata in due tra berlusconiani e piddini, o come si chiamavano nelle varie incarnazioni di quella forza politica, e tematiche come quella dell'euro, dell'Europa, la Cina, la globalizzazione, la stessa Russia, i rapporti di forza, gli aspetti non esistevano. C'erano Berlusconi, Prodi, le Olgettine, questi discorsi, cioè non ci si interrogava minimamente sul modello in cui vivevamo, il modello economico, erano identiche le proposte di Berlusconi e Prodi, cioè, trovare differenze era un esercizio di grande attenzione. Però, E lì nasce anche il concetto di partito unico in quel momento. esatto. Questa cosa ha coinciso con, da un lato, questa trasformazione nei rapporti di forza nella comunicazione, che è stata immediatamente intercettata dal Movimento 5 Stelle, il che significa che era, almeno io la vedo così, che era ampiamente programmata e prevista. Su questo siamo sempre stati poco d'accordo io e te, sotto alcuni punti di vista. Intendo dire, chiariamoci, non che tutte le persone che hanno avuto un ruolo, anche perché ce l'abbiamo avuto anche noi, Appunto. indiretto, No, ma non solo questo, questo è ovvio, penso che nessuno lo pensi. non è che appunto tutti quelli che in assoluta buona fede appoggiavano in quella fase il Movimento 5 Stelle, soprattutto senza mai né candidarsi da nessuna parte come me e te, né ottenere nessun tipo di contropartita sotto nessuna forma, lo facevano perché pensavano che fosse una possibile soluzione, e questa cosa è durata fino al governo giallo-verde. Cioè, quando è arrivato il governo giallo-verde con la proposta del ministro degli esteri a Savona, sì, degli esteri, dell'economia stavo a pensare a Tajani, al passaggio tra Savona e Tajani. E voglio dire, fino a quella fase noi ci abbiamo tutti quanti in parte creduto che fosse arrivata una fase in cui la politica, non dico che poteva battere il sistema, ma dare una grande mano a cambiare radicalmente il sistema.
Io pensavo che si trattasse in buona sostanza, e elettoralmente lo era, di un'alleanza tra il ceto produttivo del nord, che tendenzialmente votava Lega negli anni precedenti, comunque sempre centrodestra, e che aveva capito che la questione non era se c'era Berlusconi o se c'era Prodi al governo, ma se stavamo nell'euro o non stavamo nell'euro, se dovevamo rispondere alle regole di Bruxelles che inevitabilmente continuavano a erodere le nostre capacità industriali, la nostra domanda interna, eccetera, o se si doveva cambiare quel paradigma da un lato. Dall'altra parte c'erano le masse di abbandonati del sud e anche delle periferie, delle grandi città del centro-nord, che avevano capito che votare PD non gli avrebbe in nessun modo garantito un futuro con un'esistenza migliore, più decorosa, con i diritti del lavoro che gli erano stati sostanzialmente cancellati e tutto. Quindi c'erano, in un certo senso, i produttori ricchi e poveri, cioè quelli che creano la ricchezza, gli imprenditori e i lavoratori o i disoccupati, quelli che la dovrebbero creare, che convergevano su un cambio di sistema. E era tanta roba, se non fosse che qualcuno ha fatto una telefonata a quelli del governo giallo-verde per dire: ragazzi, si sbaracca perché adesso arriva il Covid. Sì, vabbè, mamma mia quanto sei complottista. Quindi agosto 2019 gli hanno detto sbaraccate perché adesso arriva il Covid. Ma chi ci crede? Io ci credo con convinzione, anche perché la crisi di governo del governo giallo-verde è assolutamente inspiegabile con categorie della politica. Allora, sono gli ingenui che possono pensare che un paese come l'Italia, cioè la settima potenza industriale del mondo, la seconda manifattura d'Europa, nonché paese con uno almeno dei 10 eserciti più forti del mondo sulla carta, tecnologicamente, il governo fosse la stabilità di un paese del genere è dipesa dalle bizze di un coglione come Salvini che si prende 2 moiti come si chiamava, al papete, e decide che vuole far cadere il governo, ma qualcuno crede a questo? Sì, poi ecco, in quel momento c'era, diciamo, tutto il discorso con Huawei, la Cina, la via della seta, il governo Trump insieme a Bannon che si dice si siano messi in mezzo in quel momento lì, fondamentalmente per far cadere gli accordi di Conte e Xi Jinping, però i dubbi rimangono. Al di là della questione anche per come poi si è composto il governo successivo, i dubbi rimangono. Sì, il governo successivo è un'altra cosa di fantapolitica, perché abbiamo un governo che ha il 65-67% per la prima volta del gradimento del popolo. No, spoiler, la mettiamo all'inizio, sto spoiler, questa sarà un'intervista per nerd della politica. No. Tutti gli altri lasciate stare. Non è vero, anzi la tagliamo in fretta con la politica perché comunque è diventata meno appassionante proprio per quello che sta succedendo, in un certo senso. Oggi chi comanda il mondo? Allora, secondo me fondamentalmente lo comandano gli stessi soggetti che lo comandavano ieri, in buona sostanza, però, e che lo comandavano l'altro ieri e che lo comandavano il giorno prima, però bisogna comprendere che questi, almeno io ritengo, che questi non sono un soggetto unitario, cioè non c'è, secondo me, un capo dei capi, un vertice assoluto della piramide, perché l'essere umano non è fatto in questo modo. Secondo me, se noi vogliamo capire chi comanda oggi il mondo, dobbiamo togliere i fumi, le nebbie della finta democrazia, perché non c'è democrazia sostanziale. Il voto è un esercizio fondamentalmente di dimostrazione di adesione. Saper fare una X. Come? Dimostrazione di saper fare una X. Di saper fare una X, e dall'altro lato dimostrazione del fatto che noi vogliamo sapere quello che pensi. Io penso che adesso assomiglia alle lezioni del capoclasse.
Ti ricordi quando Non a ho capito, scuola... scusa, non ho capito. Cioè, credo che oggi i capi politici rappresentino quello che rappresentava il capoclasse. Ma anche Brandi. Brandi non è un capo politico ancora. Ancora, poverino Matteo. No, nel senso... No, però cioè, vedi, questo è un c'entra. discorso molto molto delicato. Allora, facciamo un attimo una parentesi, poi torniamo a chi comanda nel mondo oggi. Quest'amore e odio per la scheda elettorale, no? Per la politica, per la delega, perché comunque, cioè, ai fatti sappiamo che esercitare, diciamo, quel diritto a determinati livelli, soprattutto a livello nazionale, europeo, è praticamente inutile, soprattutto per la legge elettorale che abbiamo, per il tipo di composizione dei parlamenti, da quando hanno tagliato, abbiamo fatto all'epoca, facemmo il video sul taglio dei parlamentari, sul referendum, schierati per il no, perché nonostante anch'io come te abbiamo appoggiato il Movimento 5 Stelle dall'inizio, per me quella è stata Mai su quei punti, mai su quel mai punto, su quella ridicola, mai assolutamente su su quel quella punto. ridicola delegittimazione di quello che inizialmente era un sistema democratico, perché il Parlamento, cioè il fatto che l'Italia sia una repubblica parlamentare, è stato quello che ha consentito la formazione per tutto il dopoguerra, pur nella limitazione internazionale della sovranità italiana, di governi che hanno fatto gli interessi del popolo italiano perché dovevano fare gli interessi del popolo italiano, perché quel sistema naturalmente selezionava quegli individui capaci e meritevoli dell'appoggio popolare, perché se tu hai la nomina diretta del tuo parlamentare, cioè se tu ti scegli il tuo parlamentare, quello risponde solamente a te, agli elettori, quindi è obbligato a fare quello che è nell'interesse degli elettori. Se invece tu fai una croce su un simbolo di un partito, stai delegando il capo di quel partito a comporre il Parlamento. Questo vuol dire che... Tutti quelli che saranno sotto risponderanno al a lui capobastone, e non a te. ma poi, ecco, ritornando un attimo alla domanda, al punto, qua c'è non direi una domanda fondamentale, però sicuramente un dissidio esistenziale su queste cose, cioè sul quanto si vuole continuare a dare credibilità, diciamo, ad un mondo che è il mondo della politica, esercitando il diritto del voto, a quali livelli, perché ha senso, a livello di amministrazione locale, possiamo parlarne. Infatti l'amministrazione locale è l'unica che secondo me è meritevole di interesse. Ma poi i processi non li governano i politici, è quello poi il punto. Non solo non li governano, ma neppure tentano di farlo e men che meno nella direzione di quello che No, ma lascia desiderano gli stare quello elettori. che fanno oggi i politici già eletti, però prendiamo una proposta politica, cioè immaginiamoci una proposta politica per il Parlamento, no? Per quanto possa essere coerente, democratica, unitaria, tutto quello che vuoi, ma poi alla fine i processi non li governano i politici, li governano le big tech, li governa la finanza. Questo è vero in parte. Come può incidere un singolo in quell'ambito lì? Questo se è può vero in incidere. parte, e in una parte non maggioritaria, nel senso che infatti questo è il motivo per cui hanno totalmente svuotato la democrazia, altrimenti non ne avrebbero avuto motivo. Perché non è vero? Allora, se io fossi il Presidente del Consiglio italiano, la prima cosa che farei nell'interesse dei miei concittadini italiani è fare una nuova IRI che convogli illimitati investimenti, cioè tutto quello che l'Italia è in grado di mobilitare, e con una banca centrale di proprietà pubblica questa quantità di denaro che si può mobilitare è enorme, non dico che è illimitata, ma è enorme. Il commento qua sotto già è arrivato, ma te lo lasciano fare? Come? Te lo lasciano fare? Non te lo lasciano fare perché hanno la possibilità di fermarti, perché non sei un paese sovrano. Ma se noi fossimo un paese sovrano realmente, cioè se la classe politica fosse totalmente priva di condizionamenti da parte del sistema, certo che si potrebbe fare. Quindi secondo te la differenza tra un paese sovrano e un paese non sovrano sta nella libertà della classe dirigente? Nel livello di libertà di ogni singolo individuo che compone la classe dirigente, intendo. No, nel livello di controllo che il popolo di quel paese ha sulle decisioni. Questo livello
non dipende dal fatto che tu fai una X su un foglio. E quindi però torniamo al punto, appunto questo. Questo livello dipende da quello che lo stesso popolo si conquista. Cioè, se il popolo americano dovesse prendere una consapevolezza maggiore di quella che ha preso, che comunque secondo me è già un certo progresso rispetto a quella che c'era 10 o 15 anni fa, ma se il popolo americano prendesse piena consapevolezza di determinati processi, immediatamente potrebbe recuperare una piena sovranità. Cioè, che cos'è che limita, ad esempio, la sovranità del popolo americano? Le lobby israeliane, l'AIPAC, tutta l'Anti-Defamation League, tutta una serie di strutture che hanno proprio lo scopo di indirizzare la politica americana in una certa prospettiva, in una certa direzione, a prescindere da quello che sia la volontà dei cittadini, i quali a loro volta vengono anche indottrinati dai media, da Hollywood, eccetera, però fondamentalmente c'è un condizionamento sulla politica. Nel momento in cui le persone capiscono in pieno questo, sono perfettamente nella condizione di dare un calcio nel sedere all'AIPAC, a tutte queste strutture e eleggere dei rappresentanti che dicono quello che lo stesso Trump diceva, cioè noi dobbiamo pensare agli interessi dei nostri cittadini e quindi non abbiamo nessun motivo di mandare miliardi e miliardi di dollari a Israele ogni anno, non abbiamo motivo di pagare la loro difesa, non abbiamo motivo di essere coinvolti nelle loro guerre che non ci interessano e che la maggioranza ormai dei cittadini americani considera immorale. Il punto è che non c'è questo passaggio, cioè che non c'è la possibilità per il popolo americano di determinare realmente la sua classe dirigente a livello politico. Perché? Per motivi di sistema che sono diversi dai nostri. Ad esempio il fatto che il sistema americano si basa sul fatto che tu per poter essere eletto devi mobilitare tanti fondi. E quindi è lo stesso discorso dell'editore, chi te li dà questi fondi? Se tu per essere eletto alla Camera devi spendere 4 milioni di dollari, chi può permettersi di fare una campagna elettorale di 4 milioni di dollari? O chi è già ricchissimo, quindi ci sono tutta una serie di stirpi, di dinastie reali della politica democratica americana, oppure chi ha i fondi perché qualcun altro glieli ha dati. E chi sono quei qualcun altri? Sono direttamente l'AIPAC o grandi aziende, grandi multinazionali, le quali sono a loro volta possedute da fondi che hanno una serie di soggetti, tra cui le banche Rothschild, ma non solo, come finanziatori ultimi. E quindi come puoi tu andare a chiedere alla banca Rothschild 4 miliardi per fare campagna elettorale per poi chiedere ai cittadini americani di tagliare tutti i finanziamenti a Israele? È questo che rende illusoria la democrazia. Da noi, negli Stati Uniti, in forme diverse, più o meno da tutte le parti. Trump, secondo te, da che parte sta? Da che parte sta Trump? Secondo me è difficile dirlo, nel senso che Trump è, secondo me, un realista. Cioè, fa parte di quella fetta della massoneria, dell'elite, come la vogliamo chiamare, che ha capito che la direzione che era stata presa precedentemente era un vicolo cieco, non poteva portare a risultati, ma avrebbe fatto crollare tutto. Quindi che cosa è successo? È successo che i realisti hanno sostituito i massimalisti. È un pochettino, secondo me, simile a quello che è successo storicamente con le monarchie costituzionali. Cioè c'è stato un momento in cui in alcuni paesi, la Gran Bretagna prima di tutto, i monarchi hanno capito che facendo la monarchia assoluta gli avrebbero tagliato la testa. Quindi che quel sistema non poteva durare. Quindi si doveva andare verso una monarchia costituzionale, verso la cooptazione delle classi borghesi all'interno del sistema di potere, e quindi a una trasformazione del sistema, ma che puntava a farlo evolvere mantenendo
un certo tipo di privilegio. E così è stato. Ancora adesso noi abbiamo visto nei file Epstein il nome di vari reali, ma è significativo che quei nomi stanno in quei file perché sono personaggi che hanno un potere e questo potere è dovuto esclusivamente al nome che portano, la discendenza, il che è totalmente in contraddizione con la nostra idea moderna di essere umano, libero, uguale, cioè se siamo tutti uguali dobbiamo fare la lotta contro ogni forma di razzismo, contro ogni forma di discriminazione, per cui io magari sono obbligato a chiamarti coloro perché tu hai stabilito che siete in 50 là dentro e quindi io devo far finta che sia vero, perché altrimenti ti discrimino. E siamo tutti uguali, non si può distinguere tra cittadino, immigrato, tutti siamo sullo stesso piano, però ci sta qualcuno che, siccome è nato da famiglia reale, nobile, che bisognerebbe che ci spiegano anche che cosa consiste, ha accesso a posizioni di potere a prescindere. Cioè, il capo della Gran Bretagna e del Commonwealth, quindi anche ufficialmente del Canada, dell'Australia, eccetera, è la regina. La regina è morta. È Carlo. Carlo è il figlio della regina. Perché? Chi l'ha votato? Chi l'ha voluto? Chi l'ha nominato? Nessuno. C'è nato. Per discendenza divina. Fa No, non è ridere, vero. Senti, ma a proposito di ridere e di Trump, ma perché? Ti faccio vedere una cosa che mi sono portato da casa. La vedrei se non ci avessi No, mo te la fari. faccio vedere. E poi ci andiamo a fumare una sigaretta e poi continuiamo il resto. Apri? La vedo già da... Che cos'è? È lo faccio pure vedere, non so se... È un foglio di una come definirla? Una cosa che abbiamo fatto. Una cosa perché indefinibile. Difficilmente definibile che abbiamo fatto nel 2019 e che è stata molto molto divertente. Apri, Apri, guarda. Leggi? E c'è tutta quanta la nostra Non ce leggi senza Eugenio, occhiali. questa era la parte tua. Ce leggi senza occhiali? No, fai? ma non ci leggo perché c'hai le luci troppo forti. C'ho le luci che mi fa riflesso, però Allora, diciamo che sì. non ti dico che me la ricordo, ma quasi. È stata una follia sta roba. Oltretutto fatta in maniera, a proposito, completamente gratuita. Ah, gratuita, no, scusa. Totalmente gratuita, ma è stata una cosa estremamente divertente da pazzi, perché era da pazzi. Sì, abbiamo fatto praticamente 2 repliche di uno spettacolo tra 85 virgolette, dove interpretavamo 2 blogger dell'età che avevamo. Fammelo raccontare a me perché tu non sei capace. Questa cosa nacque perché a me venne una sorta di idea su un video che però era molto difficile da rendere come video. Perché Ma non è vero, te l'ho proposta io questa cosa, ma che stai dicendo? Io ebbi quest'idea di un futuro distopico in cui molti soggetti del nostro ambito apparivano totalmente differenti, cioè c'era, non so, Matteo Brandi, mi ricordo che gli avevo fatto fare nell'idea, poi non l'abbiamo mai fatta, il calendario, quindi c'era in vendita, mi pare che noi conducessimo il TG, offrivamo in vendita il calendario di Matteo Brandi. Il calendario tipo quello da Ferilli, dici? Sì, tipo quello da Ferilli di Matteo. Da gommista. Tipo tronista, sì, e Matteo era diventato una specie. Gommista, quelli che trovi dal gommista, dico. Però con Matteo Brandi. Sì. Madonna mia, che più o meno, no, quelli che andavano in vendita con Max, queste cose qui, no? Sai, c'era il calendario in allegato. Toscano era presidente del Consiglio, mi pare che Fusaro fosse ministro dell'istruzione, però in questo futuro distopico, diciamo, tutto appariva completamente diverso. E tu mi dissi, ma ti sei ispirato a Black Mirror? Io non sapevo che cosa fosse Black Mirror. Poi dopo insieme abbiamo visto anche qualche puntata. Fatto sta che da questa idea iniziale abbiamo iniziato a pensare a qualche cosa che descrivesse un futuro distopico,
Da lì siamo passati, era nella fase pre-Covid, era la fase Greta, e quindi avevamo immaginato di essere nel futuro, di essere nel 2033, di raccontare quello che era successo. Infatti era molto Cavolo, stretta siamo mossa. arrivati? Siamo arrivati, eh? Siamo arrivati. Siamo vicini, E sì. raccontavamo del fatto che il giorno dopo ci sarebbe stata l'approvazione al Consiglio d'Europa per la sopravvivenza del pianeta del decreto Thunberg per la sterilizzazione Delle forzata masse. di una parte del pianeta. E poi lì andavamo a spiegare quale parte, perché, come si era speciata la specie umana e tutte le tecnologie che erano arrivate, le motivazioni anche per il quale si era andata in questa... Cambiamenti antropologici, cambiamenti... Quindi, se, cari amici di Me Più, volete vedere Arnaldo Vitangeli e Eugenio Miccoli qui, in questo piccolo teatro, con 20-30 persone, proprio pochi intimi. Sì, che rifacciamo... No, non lo rifacciamo, ci mettiamo sulla poltrona, tu su una, io sull'altra, rileggiamo insieme il copione, parlando di come oggi sarebbe diverso. Ovviamente poi, questo noi l'abbiamo scritto nel 2019, 19. poi su questa roba qui si è aggiunta anche il contributo di altre persone. Sì, insomma, certo, infatti si è creata diciamolo. una cosa che poi alla fine è uscita una specie di spettacolo, c'era anche la musica, c'erano anche intermezzi in cui, che era secondo me molto, molto affascinante, poi soprattutto è stato molto divertente per noi farlo. Credo la prima serata, quella in cui l'abbiamo portato Al Teatro Le Sedie, il al 18 teatro aprile del 2019. Le Sedie, è stato una serata bellissima, perché c'era un sacco di gente piena di entusiasmo. Alla fine dello spettacolo c'era la musica, c'era anche musica molto coinvolgente, quella l'ha scelta tutto Eugenio, quella roba lì. E la gente era proprio contenta, cioè la gente vedevi che era felice, che si era divertita, ma che aveva fatto uno scatto di consapevolezza, per cui si era creata un'atmosfera splendida. A me la cosa che rese tanto tanto felice è che ho visto tremando dietro a quel quaderno lì, cercando di stare dietro a quello che avevamo deciso di fare, però poi alla fine effettivamente a un certo punto ballavano tutti. A un certo punto cantavano tutti, a un certo punto applaudivano tutti, a un certo punto, finito il tutto, io ho visto persone che si erano commosse, Sì. che sono venute da noi, da te, da me, a ringraziarci commosse, e lì mi sono rivisto, io, cioè mi sono rivisto in quella persona che quando vede delle cose particolarmente fatte Certo. bene, coinvolgenti, gli si muove qualche cosa e Il termine succedono giusto cose. è coinvolgenti, e secondo me è legato al fatto che la persona ha consapevolezza di aver fatto un piccolo passetto in avanti, cioè di aver capito qualche cosa prima di tutto di se stessa. Che magari non avevamo capito neanche noi in realtà. Che magari non avevamo capito neanche noi, nel senso che questa cosa è successa anche a noi dall'altra parte del palco. E tra l'altro l'abbiamo rivista non tanto tempo fa, siamo abbastanza buffi. Mamma mia. Perché comunque non abbiamo i tempi. Allora, quando arriveremo a 100 abbonati sul canale Me Più, sì, soprattutto io, e quando arriveremo a 100 abbonati sul canale Me Più, la metto per abbonati. Promesso. Che ti sei bloccato? Ti sei bloccato? Che è successo? No. Stavo ricordandomi di quella della serata, che è stata veramente... Comunque diciamolo che la seconda parte, il secondo atto di tutto lo spettacolo, diciamo, che abbiamo portato in scena, ha avuto il fortissimo, l'enorme, praticamente pieno contributo di Rocco Bruno, che aveva scritto tutto il secondo atto. C'è qualche rumore ogni tanto che, si sa. Rocco Bruno, e insieme a Cristina lo misero in scena, se non sbaglio, no? A Cristina Salvatori misero in scena il secondo atto, dove praticamente nello stesso momento loro raccontavano da dentro Zion il loro punto di vista. C'era anche la presenza di Giada Serina. Ah, c'hai ragione, non è vero, abbiamo fatto la prima replica con Claudio Taroppi e Giada Serina. Ugo Ridolfi
e King Mama dietro di noi, Ecco, che uno che uno una alla chitarra elettrica, la chitarra elettrica, l'altro allo o jambin. al basso forse. Chitarra elettrica. Ugo si è occupato, diciamo, di tutto il tappeto musicale. Vabbè, ma stiamo dicendo cose che non interessano in No, a realtà nessuno, però è bello. noi le diciamo perché in realtà questo è talmente Vorremmo un bel rifarlo ricordo, anche. è talmente un bel ricordo che poi vabbè è inevitabile che in un format come questo tanta roba la devi tagliare perché ci viene a parlare noi di cose che effettivamente non frega un cazzo a nessuno. Vabbè, però per abbonati magari gli interessa pure, che ne sai. Ci fumiamo una sigaretta? Che dici? Però dobbiamo uscire fuori. Sì, dobbiamo uscire fuori e metteremo poi un passiamo attimo alla in seconda pausa. parte. Poi passiamo alla seconda parte, vediamo un attimo perché ti stavo per chiedere una Mi cosa. stavi Ti stavo chiedendo dei film. Mi stavi parlando dei film. Allora, sai che vedo veramente pochissimi film? Ma che genere ti piace? Di più? Allora, E cosa di meno anche, soprattutto? quello che tendenzialmente non mi interessa sono le commedie, diciamo, le commedie leggere, insomma, in linea di massima non è che mi interessino molto. Quello che mi piace un po' di più sicuramente è tutto il cinema distopico. Cioè, se tu mi dici qual è il film più bello della storia del Matrix. Vabbè, ma quello chiunque viene intervistato qui deve dire questa cosa, non può No, dire ma diversamente. vabbè, tra l'altro vedi, io ho visto Matrix la prima volta con te, proprio in occasione di questa roba No, qui, specifichiamo che io e te abbiamo una relazione d'amicizia, da molti anni. non cioè, di più. No, No, perché con tutte le cose che abbiamo fatto insieme sembra che stiamo insieme tutti i e giorni. non sono mai stato pagato per nulla, mai. In che senso? Quindi forse è proprio amicizia. Per vedersi Matrix dovevi essere pagato. Eh? In che senso, scusa? Non ho capito. Per vedersi Matrix dovevi essere No, pagato. nel senso, scherzo ovviamente, nel senso che il Matrix l'abbiamo visto proprio perché stavamo facendo 2033. Racconti, sì. Perché tu mi hai detto, vai, ti sei basato su Black Mirror, ho detto non so che cos'è, su Matrix, e io ti ho detto, mi ricordo bene questa cosa, ho detto no, non ho mai visto Matrix, tu mi hai guardato come se avessi detto, no, guarda, io normalmente dormo sottoterra in una bara e poi la mattina E mi ha detto no, lo devi vedere. E mi ricordo che quando abbiamo interrotto quello che stavamo facendo per metterci a vedere Matrix, e mi ricordo questa cosa che c'era anche Giada Serina, che ha detto ma non dovevate lavorare? Stiamo lavorando. E noi abbiamo detto stiamo lavorando. Però per dire, ecco, quello è un tipo di film che Lo sai che mi sono visto ultimamente interessa. veramente pazzesca, una serie veramente pazzesca, Pluribus, è eccezionale. Pausa. Ma ti sei ispirato a qualcuno tu, In che senso? in quello che fai? A un'infinità di gente, ma a nessuno in particolare. Tempo fa t'avrei risposto, all'inizio t'avrei risposto a BioBlue, a Messora. Perché oggi no? Beh, perché oggi faccio, cioè, per la ragione che ti dicevo all'inizio, cioè è passata un'epoca storica, sono passate delle varie fasi che hanno cambiato non soltanto la situazione del paese, non soltanto la situazione internazionale, non solo le prospettive della gente, ma anche le nostre. Cioè, in quella fase lì, per me, Messora rappresentava l'apice di quella che era la comunicazione libera che avrebbe diciamo, portato a quella rivoluzione per cui l'Italia usciva dall'euro, per cui abolivamo tutta una serie di regole neoliberiste, eccetera, eccetera, e dopo saremmo stati tutti felici. Adesso vedo anche l'ingenuità di quella visione così semplicistica, ma è anche un po' differente quello che è l'obiettivo. Cioè, forse il cambiamento più grande che c'è stato per me in questi anni è che prima pensavo che il cambiamento potesse essere anche solo esterno nella società, cioè che una volta che tu avessi, cioè,
riuscivamo ad eleggere Savona ministro dell'economia e a quel punto tu smontavi le regole neoliberiste e il futuro radioso era inevitabile. Adesso penso che siano molto differenti i termini della questione, cioè tu non puoi ottenere un cambiamento se non c'è un cambiamento nella consapevolezza della gente, che non è semplicemente essere informata su una serie di cose su cui non era informata, ma è avere un approccio diverso, anche perché altrimenti caschi nell'inganno successivo, perché ovviamente il sistema cambia la sua narrazione, cambia le sue gabbie. Se tu conosci soltanto le informazioni sulla gabbia vecchia, non ti servono a niente in un contesto differente. Se tu invece hai imparato a decodificare alcune cose, hai imparato a mettere in correlazione alcune cose, a quel punto sei autonomo. È, diciamo, una versione in un certo senso no, sai, il passo del Vangelo, credo che sia, anzi, sicuramente è del Vangelo, in cui Cristo, credo, dice: se tu vuoi aiutare qualcuno non dargli il pesce, insegnagli a pescare. Ti stavo per chiedere una cosa, poi mi sono distratto con quest'ultima che hai detto. Però se mi dovessi fare 3 nomi di personaggi o di contesti, situazioni che ti hanno ispirato a dire ok, adesso mi metto a fare questa cosa qua su YouTube, anche se io so, poi se vuoi lo racconti, che tu sei partito, diciamo, quasi involontariamente. Sì, completamente involontariamente. 3 personaggi che mi hanno ispirato. Se proprio dovessi dire, io ti direi Messora, Giulietto Chiesa, sicuramente. E sotto certi aspetti Francesco Toscano, sotto certi aspetti anche te, sotto certi aspetti Matteo Brandi, cioè bene o male tutte le persone con cui tu entri in rapporto, diretto o indiretto, ti condizionano, cioè ti danno qualche cosa, ti trasmettono qualche cosa che poi in una certa misura ti cambia. Ma la stessa cosa vale per un'infinità di persone morte che però hanno scritto cose che io ho letto. Questo è tutta la vita un processo che va avanti e che quindi è difficile dire queste 3 persone hanno fatto sì che io adesso faccia... E ci sono stati dei momenti chiave invece che ti hanno fatto prendere una certa direzione? Sicuramente il Covid è stato un momento chiave, nel senso che prima è vero quello che dicevi, io ho iniziato quasi inconsapevolmente questa roba, nel senso che io facevo l'editore cartaceo e c'era già YouTube e quindi producevamo anche, ma così in maniera assolutamente estemporanea e in funzione di altra roba, anche dei contenuti video su YouTube. Poi per ragioni proprio di praticità ho iniziato a fare dei video editoriali che hanno iniziato ad avere tanto successo e quindi la gente me ne chiedeva altri. E questa cosa io non l'ho in nessun modo programmata, cercata, eccetera, però mi sono reso conto che era esattamente quello che volevo, perché, come ti dicevo prima, se tu hai una rivista, se tu hai un quotidiano, se tu hai comunque una struttura di quel tipo lì, non sei libero di dire quello che vuoi. Non sei libero di dirlo come lo vuoi, cioè hai una serie di vincoli. E invece su YouTube, specialmente in quella fase, c'era una libertà assoluta. Quindi quando io ho visto che una cosa poteva essere fatta nella libertà assoluta, cioè potevi comunicare quello che volevi tu, parlare di quello che volevi tu, con una libertà assoluta e raggiungere così tante persone apprezzavano quello che facevi, ho detto è troppo bello per essere vero.
Poi con il Covid è entrato un altro discorso, che era invece quello di proprio di un'emergenza nel senso opposto a quello che percepivano le altre persone. Cioè io non avevo nessuna percezione di un'emergenza sanitaria, che infatti non c'era. Ho fatto senza nessuna modifica quello che facevo prima. E però l'emergenza era la repressione che stavano programmando. Quindi in quella fase lì, che poi è la fase in cui io sono andato a lavorare su Visione TV con Francesco, proprio perché pensavo che fosse indispensabile rispondere con forza a quel tipo di pressione. E, ovviamente anche questo non era una cosa minimamente programmata. Quando è successo che è esplosa questa situazione e che tutti noi nel frattempo avevamo raggiunto un certo livello di visibilità, quindi eravamo Tutti tutti no, quanti... perché tanti sono nati in quel momento, noi avevamo già raggiunto. Sì, sì, vabbè, noi intendo dire... E pochi altri, veramente pochi. C'era BioBlu, c'era Giulietto. C'era Francesco, c'era Giulietto, c'era Massimo Mazzucco, c'era Diego Fusaro, c'erano tanti Poi di susciti quelli... come i funghi, come si suol dire. Dopo ne sono Senti, anche ma che generati. rapporto hai oggi con Francesco Toscano? Un ottimo rapporto, nel senso che Francesco è una persona con cui vado d'accordo, è una persona che considero estremamente intelligente, estremamente capace in ogni senso e mi piace interagire con lui, mi piace come lui conduce le trasmissioni, mi piace il tipo di lavoro che fa, secondo me è molto molto bravo, e ho anche un rapporto di amicizia, nel senso che sono affezionato a Francesco e non ho nessun tipo di... E politicamente? Politicamente no, nel senso che politicamente io, il motivo per cui non collaboro più a quel progetto è che penso che abbia dei limiti, e questi limiti sono legati proprio al ruolo, diciamo, assoluto che Francesco svolge. Secondo me non è pensabile uscire da questa situazione attraverso la delega a uno o più leader supremi. È il discorso che facevamo prima, cioè è una questione di capacità di quante più persone possibile di prendere consapevolezza anche della necessità di essere in prima persona all'interno di un processo di cambiamento, non delegarlo. E chiaramente è molto più semplice, molto più comodo fare il tifo per qualcuno. E secondo te oggi c'è un'entità o un Spero progetto che può... allora, come progetto secondo me è quello di Matteo Brandi va Pro Italia. Pro Italia va un po' in quella direzione, nel senso che la cosa che mi piace molto del progetto politico di Matteo sono due, fondamentalmente. Uno, il fatto che molto opportunamente, secondo me, Matteo non ha fatto assolutamente un partito ad personale, cioè il partito di Matteo Brandi, anche se tanti la pensano così perché lui è quello più visibile, in realtà non è così. Cioè i processi decisionali, i processi di selezione avvengono tutti in maniera molto molto orizzontale. E questo è un aspetto secondo me fondamentale, perché uno degli elementi con cui il potere può continuare a perpetrarsi, il sistema può continuare a perpetrarsi, è proprio il fatto che se ce ne sono 4 che tu devi o comprare o ricattare o uccidere, è facile. Se ce ne sono 40.000 è molto complesso. E l'altro aspetto è quello legato al territorio, che ne è una conseguenza, per cui loro puntano non a una narrazione così come era quella del 5 Stelle, come era quella della Lega, degli stessi Fratelli d'Italia o per tanti anni del PD. Vota noi e noi risolveremo i tuoi problemi e noi faremo questo, faremo quello. Ma è un processo di costruzione della partecipazione e dello sviluppo politico del territorio.
E lì tu devi necessariamente avere fare un passo indietro come a livello di concentrazione del potere. Secondo me è essenziale la diffusione del potere, non la concentrazione del potere. E purtroppo il limite, a mio avviso, di tutte le esperienze, diciamo così, dei partiti del dissenso è proprio questo. Se tu ci pensi, esattamente come nei partiti del consenso, perché nei partiti del consenso o finto dissenso, come la Lega, ad esempio, Matteo Salvini è stato segretario della Lega quando la Lega prendeva il 20 e 30 fino al 34%, adesso stanno al 7%. In un sistema normale tu già non sei segretario a vita, ma men che meno se hai un tracollo dal 34 al 7 ti dovrebbero cacciare a calci nel sedere, ma non avviene, così come non avviene con con il Movimento 5 Stelle. Conte ha preso il 5 Stelle, che era il primo partito in Italia, adesso sta a quanto? Lo stesso, tipo la Lega al 12, al 13, forse, ma con un'astensione del 50 e oltre per cento, e lui è sempre il segretario. Uno dei problemi della nostra politica è la concentrazione del potere e quindi il fatto che il partito di paragone, partito di Vannacci, non penso che possa essere una cosa che funziona. In nessun caso, né nell'arrivare nella stanza dei bottoni, ma soprattutto, se mai arrivassi nella stanza dei bottoni, ti disattivano in un secondo. Partito di Vannacci? Il partito di Vannacci è ovviamente, dal mio punto di vista, una forma di gatekeeping. Vannacci è un generale dell'esercito. Improvvisamente questo generale dell'esercito, quindi pezzo fondamentale del sistema nell'aspetto repressivo oltretutto, improvvisamente ottiene una popolarità sconfinata perché tutti parlano del suo libro in cui dice che se non c'è un maschio e una femmina un bambino non nasce, cioè delle cose di un'ovvietà assurde. Tu dici sì, vabbè, sono ovvie, ma il pensiero woke, sì, ho capito. Sì, ma era nessuno prima. Nessuno scrive che ci vuole e improvvisamente Repubblica, Corriere, La Sette, la Gruber, tutti a parlare di Vannacci. Il libro vende 1.000 milioni di copie. Improvvisamente si apre una carriera politica con la Lega che lo coopta, no? Vicepresidente? Vicepresidente. O vicesegretario? Vicesegretario. Vicesegretario. Sì. Dopodiché questo fa un'altra iniziativa politica, non si capisce perché. Se tu sei vice segretario di un partito, in linea di massima dovresti stare in quel partito, non fondarne un altro. E ne fonda un altro proprio ora che, diciamo, l'attuale governo ha dei vuoti a destra. Perché? Perché le armi a Kiev, il sostegno a Israele, il sostegno al genocidio a Gaza... Non c'è più la Meloni che fa opposizione, fondamentalmente. Esatto, e quindi cos'è che devono evitare? Che ci sia qualcuno che fa opposizione alla Meloni, perché ovviamente la Schlein non è neanche lontanamente ipotizzabile. Vabbè, Calenda. Calenda. Ecco, appunto, Calenda, capisci? Cioè, se quella è l'opposizione, stanno a posto. La cosa di cui devono assicurarsi è che non ci sia una vera opposizione su proprio quegli aspetti sui quali l'attuale governo è stato eletto, ma che ha tradito tutti. Cioè, questo governo è stato eletto contro l'Europa, e stiamo in Europa, contro i burocrati di Bruxelles, e va poi a votare la von der Leyen. Un po' come il Movimento 5 Stelle, insomma, ormai è una roba che conosciamo bene. Noi ripuliremo le strade, roba che se esci qua fuori ti accoltellano. Vabbè, dai, non esageriamo, no, siamo in una zona pure abbastanza decente. Qui siamo in una zona di Roma Nord, ma no, la poi magari il giorno che faremo qualcosa qui live ben ci vengono perché hai detto sta cosa. Intendo qui fuori, non qua fuori dal teatro, intendo dire in generale. E non c'è stato, ti sembra che ci sia un cambio di rotta sui reati o sull'immigrazione o su qualcosa? No. Poi la questione fondamentale, Kiev, la guerra, niente, stanno con la NATO, con l'Europa, con la NATO, con tutto quello contro cui protestavano. Ti ricordi la Meloni che diceva al Franco CFA, la Meloni che diceva... Dopo la mia intervista con Are, ovviamente. Esatto.
E per cui Senti, ma quello che devono evitare è che qualcuno gli faccia concorrenza su quello che hanno promesso e non hanno fatto. E come fai a evitarlo? Ci metti già uno dei tuoi che faccia l'opposizione di Sua Maestà. prima hai nominato Messora, ma hai mai provato a intervistarlo? Sì, ho provato a intervistarlo non molto tempo fa, qualche settimana fa, in relazione a, sai, tutta quella situazione dei conti, dell'emergenza legale, eccetera. E niente, non c'è stata non ci sono state le circostanze, nel senso che inizialmente lui mi ha detto sì, lo faremo, però poi dopo non ha dato seguito, quindi Ma opinione puramente personale, visto che ho sentito qualche polemica, diciamo, ultimamente tra Messora e altri personaggi, tra cui anche Toscano. Il tuo sì. buon rapporto con Toscano pensi possa essere una motivazione a questa non intervista? Non lo so, non ci ho proprio pensato, nel senso io faccio molta fatica a pensare e sbaglio sicuramente, e sbaglio, ma sarà che a me non verrebbe mai in mente, mai, di dare o negare un'intervista sulla base di chi c'era prima o dopo sul canale, cioè non dico che sia questa la ragione, non so neanche se Messola ha No, ma infatti era una visto. curiosità se magari ti aveva dato qualche motivazione No, ma tra oppure... l'altro no, anzi, tenderei ad escluderlo per una ragione che comunque sia, però c'è avuto un rapporto stretto e quindi umanamente, professionalmente, personalmente tu lo conosci. Io conosco il prodotto, cioè BioBlue. Tu conosci anche il produttore. Fino a 7 anni fa ci ho collaborato e È tanto tempo fa. oggi ti faccio una domanda. Tra 5 anni come ti immagini? Sai che non mi immagino tra 5 anni, nel senso che siamo in una fase in cui non ci possiamo permettere questo lusso, perché non sappiamo quello che succederà tra 5 anni. Come ti vorresti tra 5 anni? Libero, cioè nel senso, penso che l'obiettivo di ognuno di noi deve essere la libertà, da qualunque tipo di schiavitù, condizionamento, oppressione, limitazione, consapevole o inconsapevole. Perché ti dico non mi riesco a immaginare tra 5 anni? Perché siamo in una fase in cui possiamo pensare che l'anno prossimo scappia la guerra mondiale e quindi come mi immagino nel bunker con le radiazioni fuori, o magari l'intelligenza artificiale avrà stravolto completamente il nostro mondo e quindi tra 5 anni il 2026 ci sembra un'epoca lontanissima, come ora ci sembra, non so, i primi anni dei 2000, all'11 settembre. E come te la immagini la nostra società tra 5 anni? Stesso discorso, Eugenio. Vabbè, proviamo a fare un attimo Io ti dico come la vorrei. Vai. Io vorrei una società completamente diversa. Vorrei una società in cui una serie di follie sono ormai viste come tali, cioè il fatto che l'essere umano sia al servizio dell'economia e non l'economia al servizio dell'essere umano. Noi viviamo in un sistema che se tu, già solo il sistema economico parlo, già solo quello, se tu lo conosci bene è folle, cioè è una cosa che dal punto di vista dell'interesse collettivo è assurda, eppure quel sistema è in vigore. Il sistema politico è contro la libertà dei cittadini che dovrebbe rappresentare e soprattutto, secondo me, bisogna andare verso una società diversa, cambiando quello che è il nostro modo di vedere la società, di vedere gli altri, di essere condizionati da tutta una serie di cose. E se non si va su quel piano lì, secondo me cambia soltanto la tipologia di oppressione. E questa cosa penso che davvero sia, in qualcuno, lo stesso Francesco Toscano, ma penso anche altri, in passato dicevano questa è una battaglia spirituale. Io penso che sia così. Cioè noi siamo
prigionieri prima di tutto dei nostri schemi mentali. Se noi riusciamo ad uscire da certi condizionamenti, il cambiamento della società diventa inevitabile. Se noi non usciamo da quei condizionamenti, la società può anche cambiare, ma cambierà la cella in cui stiamo, cambierà la prigione in cui stiamo. Cosa ti muove? Penso l'istinto. Che cos'è l'istinto? L'istinto è, secondo me, una forma di ragionamento che in parte ti viene dalle generazioni passate, dalle storie passate, che quindi tu hai dentro, ma che non hai, di cui non hai consapevolezza piena. E secondo me è l'aspetto opposto ma indispensabile dell'intelligenza analitica. Cioè l'intelligenza analitica ti dice il come, ma è l'istinto che ti dice il perché. Se tu non sei in contatto con quella parte più profonda che è legata anche agli aspetti istintuali, tu puoi fare una serie di progetti per, non so, diventare presidente del consiglio oppure diventare editore di un grande gruppo oppure 100 altre cose, ma il perché, le ragioni fondamentali ti sfuggono e quindi come tantissime persone di successo, di grandissimo successo possono verificare, non sei felice tu e non dai nulla di buono alla collettività, realmente, anche quando lo pensi, cioè non parlo soltanto di quelle persone che consapevolmente raggiungono un posto di potere compromettendosi con le peggio atrocità. Io parlo anche di persone che fanno in maniera molto razionale un mestiere, un lavoro, un'attività anche magari con risultati eccellenti, ma non sanno nel profondo perché la fanno, non sanno nel profondo che cosa vogliono e magari quello che vogliono è una cosa completamente diversa da quella che stanno facendo, ma non lo capiscono, non lo comprendono perché ragionano in termini analitici. Per cui questo è vantaggioso quantitativamente e quindi è la scelta giusta. Non è detto che sia così, di solito non lo è mai. Se ti dico dominare gli istinti, per te che cosa vuol dire? Non credo che si possa né che si debbano dominare gli istinti, perché l'istinto è una forma di conoscenza sintetizzata ed è estremamente utile. Dominare gli istinti è una cosa totalmente sbagliata, perché facciamo un esempio banale, no? Noi abbiamo tutta una serie di reazioni proprio biologicamente istintive. Tu tocchi qualche cosa di bollente oppure tu vedi un'ombra, dietro fai uno scatto, no? Queste non sono reazioni razionalmente elaborate, sono reazioni istintive. A che servono? A tagliare i tempi. Cioè Però ci sono anche quegli istinti che sono elaborati, appunto, e anche spesso deformati. Cioè l'istinto, ad esempio, per dire mangiare tanto, dominare quel tipo di istinto, o anche magari a livello quelli non sono istinti, quelle sono proiezioni. Anche la riproduzione, tutto il discorso della sessualità e della riproduzione, in questo contesto storico di oggi, è estremamente deformato, estremamente... Sì, ma perché ci si stacca dall'istinto. Cioè, è proprio questo il punto. L'istinto è sano. Le costruzioni su questo sono deformanti. Ti faccio un esempio. Le ragazze che fanno OnlyFans, no? O quelle che fanno, o i ragazzi che fanno il porno, non lo fanno per istinto. Non è che tu c'hai l'istinto di mettere una telecamera. Vabbè, però parliamo anche semplicemente del fumare. Non è nemmeno quello un istinto. Beh, in qualche modo sì, è una compulsione... Ma guarda che sono due concetti completamente diversi e secondo me è molto pericoloso confonderli,
Cioè l'istinto è una forma di conoscenza archetipica e che ti viene proprio da un processo evolutivo. E l'istinto è quello che spinge l'ape a costruire, diciamo, la cella perfetta esagonale perché gli consente di... Non lo sa lei, lo fa per istinto, ma l'istinto esiste proprio perché una serie di informazioni sono state passate. E questo è qualcosa che ha a che fare con la vera ragione per cui noi siamo qui. Cioè, per come la vedo io, sia dal punto di vista biologico, quindi la riproduzione, tutto quello che ha a che fare con la biologia, sia dal punto di vista della conoscenza, noi siamo qui per ottenere informazioni e passarle. L'istinto è la mole infinita di informazioni che ci è stata passata in forma ultracompressa, diciamo Sì, così. secondo me è che si va a sovrapporre due istinti, Quello di cui parli due tu... concetti di istinto differenti. Ma infatti, per questo bisogna chiarire questo. Quello di cui parli tu, io credo che sia un'altra cosa che è invece la botta dell'endorfina. Cioè tutta una serie di cose che non hanno niente a che fare con l'istinto, ad esempio giocare alle macchinette o qualunque tipo di dipendenza di qualunque sorta e di qualunque genere, compreso quello che tu dici del mangiare come maiali fino a fare, no? Sai, quelle trasmissioni dove ti prendono con la gru perché non passi dalla porta, perché pesi 400 kg, perché non riesci a controllare, non quell'istinto, non riesci a non proiettare su quella soddisfazione, quindi su quell'elemento di endorfina che ti arriva, tutti i tuoi problemi e quindi non fare altro che mangiare o giocare alle macchinette o fumare o drogarti o il gioco d'azzardo o qualunque tipo di comportamento compulsivo che si basa su una dipendenza. Non c'entra niente con l'istinto, è tutta un'altra roba. E quello non si può controllare, si deve capire, cioè nel senso che ogni forma di dipendenza, quindi ogni bisogno di continuo interruttore delle endorfine, dipende da una sofferenza di fondo, evidentemente, altrimenti non avresti bisogno di allenarti continuamente dalla realtà in qualunque forma. Ti alieni mangiando il Big Mac con le patatine, in quel momento il tuo cervello è concentrato su quello e non su qualcos'altro, o con la droga, o col gioco d'azzardo, o con il successo, o con l'acquisto compulsivo o non compulsivo, o con gli status symbol, con avere cose che ti garantiscono sempre di più di apparire ricco, di successo, eccetera, eccetera. Tutto questo deriva da qualche cosa che viene rimosso, che sono problematiche più profonde. Quindi in quel caso l'unico modo di controllare, di dominare quelli che non sono istinti, ma che sono meccanismi di dipendenza, è quello di capire la ragione fondamentale per cui li hai messi in atto e quindi da che cosa stai cercando di scappare o di difenderti, che cos'è che ti spaventa, che cos'è che ti fa vedere il mondo e la vita in maniera così negativa da doverti buttare su qualcosa che ti assorbe per non vedere quello che hai intorno. Se ti dico mettersi in discussione, per te che cosa vuol dire? Più o meno questo, cioè intanto essere consapevoli della propria enorme limitatezza, cosa che mi sembra sia molto poco diffusa, cioè per me è stato così, io più è passato il tempo, più cose ho studiato, ho visto, eccetera, e più ho capito di essere assolutamente limitato. Noi dovremmo partire da questo presupposto, da tutto quello che ci manca, anche perché altrimenti continuiamo a essere convinti di aver capito tutto senza aver capito niente e rimaniamo paralizzati all'interno di quella prigione, di quello schema, di quella gabbia, e proprio perché non ci si mette in discussione. E invece io penso che sia fondamentale farlo in tutti i livelli. Un livello chiaro, pratico è quello ad esempio di confrontarsi con persone che la pensano diversamente, non con la volontà di avere ragione, di dimostrare che hai ragione a tutti i costi, ma con la curiosità di capire, uno, come si sono fatti quelle idee quelle persone, e due, se in quelle idee ci può essere qualche cosa che non dico che
stravolge quello che pensi tu, ma che magari ti fa notare delle cose che non avevi notato. E quindi perfezionare quella visione se vale la pena mantenerla, oppure buttarla se ti accorgi che è sbagliata. Ma perché? Che ci sta? Voglio dire, io, lo diciamo prima, nel 2015 ero a favore del 5 Stelle. C'è gente che è rimasta così, nel senso che pur di non ammettere di aver sbagliato, pur di non mettersi in discussione, io ho visto alcune persone, poche perché poi la maggior parte volevano una rivoluzione, insomma quando ti allei col PD diventa difficile sostenerlo, ma tante, penso anche tu le conosci, hanno continuato a giustificare fino a che dicono non vediamo l'ora di governare con Calenda e Renzi, perché sì, perché se no io devo mettere in discussione tutta una serie di cose che pensavo, devo ammettere che ho sbagliato, cosa che per qualche ragione è motivo di immensa sofferenza per un sacco di persone, come se qualcuno potesse pensare che non sbaglia. Che pensi della coerenza? Perché questo è un lato, diciamo, stai evidenziando il lato negativo della coerenza. No, la coerenza è un'altra cosa, cioè la coerenza è la fedeltà dei principi, non a dei giudizi. C'è una differenza fondamentale. Ad esempio, se io penso che uccidere sia qualcosa che non è mai tollerabile se non come difesa della propria vita o della vita di qualcun altro che è minacciata, e io penso che tu sei un omicida, io desidero che tu vai in galera. Se poi dopo mi si prova che invece mi ero sbagliato, che tu non hai ammazzato nessuno, io non voglio più che tu non vai in galera, che tu vada in galera. Ma non è una mancanza di coerenza. Viceversa, se io dico di essere contrario all'omicidio, ma poi nel caso in cui la persona che ha ucciso, per qualunque ragione, a me conviene che stia fuori e io a quel punto non sono più contrario alla carcerazione, lì è un problema di coerenza. Tornando al mettersi in discussione, secondo te perché possediamo questa capacità? La maggior parte della gente non la possiede, quindi... Vabbè, quelli che la posseggono. Allora, perché sono curiosi di sapere perché penso che il motivo per cui uno si mette in discussione è che è più curioso di sapere come stanno le cose che essere rassicurato sul fatto di avere ragione. E questo è il punto, secondo me. E secondo te perché abbiamo sviluppato questa capacità? L'essere umano l'ha fatto? Ma l'essere umano non so se Vabbè, poi c'è chi la... perché siamo qui per questo. Questa è una facoltà, non è sì, una caratteristica. Anzi, preciso. Secondo me è la nostra natura e si deve intervenire per bloccarla. Cioè sono dei processi traumatici che bloccano quella sete di conoscenza che è innata nell'essere umano e probabilmente anche in tutte le altre specie. Nei limiti ovviamente del loro livello di sviluppo evolutivo, ma io penso che io non ho mai visto sinceramente un animale, almeno nel livello della mia comprensione, chiedersi perché è. Io penso invece proprio di sì, nel senso che l'animale dimostra curiosità totalmente diciamo avulsa da necessità biologiche o sai, del cibo, eccetera, che è quello che vengono utilizzati normalmente dagli etologi per fargli fare o non fare qualche cosa. Ma al di là di questo, gli animali, anche animali insospettabili, come ad esempio alcuni insetti, dimostrano curiosità fine a se stessa. E perché uno dovrebbe, un essere che noi consideriamo puramente biologico, dovrebbe essere curioso? Chiunque ha un gatto sa benissimo che... perché è nella natura di tutto ciò che è vivo. Cioè io credo che la differenza fondamentale non sia tanto tra noi, gli scimpanzé, i gatti, gli alieni, eccetera, ma tra ciò che è vivo e ciò che non è vivo. Che cosa vuol dire essere vivi? Essere vivi significa proprio questo, informazione. Guarda, vado su random su una delle domande fondamentali. Secondo te c'è differenza tra immaginazione e astrazione? Non ho capito la domanda. Secondo te c'è differenza tra immaginazione e astrazione?
Dal punto di vista strettamente lessicale penso che la differenza sia che l'immaginazione è la creazione di qualche cosa che non c'è, l'astrazione è la estrapolazione di un principio generale da una serie di casi concreti. Cioè l'immaginazione è se io mi invento i puffi, Facciamo un gioco. l'astrazione è se io Proiettiamoci sopra di noi. Ok? Riesci a vederti in questo momento, a vedere, diciamo, quello che hai fatto, comunque Arnaldo, lo il vedi? percorso... Arnaldo, lo vedi? Sì. Prova a visualizzare anche, diciamo, i tuoi canali, quindi il puzzle, 7+, la tua community, eccetera, eccetera. Che tipo di peso gli dai? Che tipo di valore gli dai? Quanto pesa all'interno del contesto generale Arnaldo Vitangeli, il puzzle, 7+? Poco e niente, pochissimo. Se tu per contesto generale intendi il mondo, cosa pesa? Lo 0,000000000. Se tu però invece ragioni in un altro termine, pesa moltissimo in quanto è reale, nel senso è qualche cosa in cui veramente io ho cercato di trasmettere delle cose e questo innesca una cosa che potenzialmente è determinante e non è una cosa che è una prerogativa mia, vale per chiunque abbia anche parlato a un angolo di una strada con una persona dicendogli qualcosa di vero e di importante. Sai il principio butterfly, cioè una farfalla che batte le ali, no? Qui è... Tu mi dicevi chi ti ha condizionato, chi ti ha ispirato, chi ti ha... Una marea di gente, e molte di queste io non ne ho neanche memoria, non lo so, ma quella cosa mi è rimasta dentro, quella frase, quella... E questo innesca un processo che tu non sai dove va. Cioè, in altri termini, magari una persona che ha visto i miei video, che adesso ha 20 anni, trasmetterà qualche cosa di quello a suo figlio che nascerà tra 15 anni, quello lo rielaborerà in una forma molto migliore e molto più utile e tra 30 anni avrà un impatto molto grande senza neanche sapere che quell'idea veniva, che il padre gli trasmetteva, l'aveva a sua volta veicolata da uno che faceva dei video 100 anni fa di cui nessuno più si ricorda. Ma questa cosa non la dico nel senso che penso che ci sia, no, un mio contributo particolare, penso che valga per chiunque si pone nella vita in una certa maniera. Puoi essere anche non so, io per esempio, ecco, una persona che è stata determinante per me è un mio professore del liceo, uno degli uomini più intelligenti, colti, straordinariamente colto, straordinariamente intelligente che io abbia mai conosciuto. Si chiamava Chiesa, come Giulietto, ma Pino Chiesa, e insegnava storia e filosofia al Dante Alighieri. Era un gigante e io all'epoca mi domandavo, ma perché un uomo con queste capacità fa l'insegnante in una scuola per 2 spicci? Adesso lo capisco perfettamente. Lui non passerà alla storia, ovviamente, come non ci passerò io, non ci passerà nessuno di noi, ovviamente, però quale contributo ha dato? Che nessuno conosce. C'è appena entrato nella storia. Chi? Il professor Sì, Chiesa. vabbè. Entrando in questo video con la tua citazione, Esatto, sì, rimarrà che negli annali, rimarrà negli annali, negli annali. negli annali del canale. Però voglio dire, questo adesso io ho fatto l'esempio di un professore, quindi di un formatore. Sì, io ho dovuto un attimo spezzare perché sennò qua non finiamo più, sono quasi 3 ore. Ma che stai scherzando? No. Porco. Mo' tolta la pausa magari un po' meno, però. Comunque, visto che stai qua sopra, no? Se tu vai ancora un po' più fuori dal sistema solare, vedi tutti i pianeti uno dietro all'altro, scorri all'indietro, guarda sempre la Terra, guarda sta cazzo di Terra e mi dici per favore che cosa siamo.
Da Noi quel punto esseri di vista. umani, o Da io e quel te? punto di vista. Noi esseri umani. Noi esseri umani, perché io e te spariamo da quel punto di vista, cioè scompaiamo. Siamo una forma molto, molto diffusa di coscienza che secondo me è quello di cui è fatto l'universo. Cioè è molto complesso rispondere a questa domanda, specie dopo 3 ore che abbiamo triturato le palle a quei poveracci che ci hanno guardato. Ma secondo me, secondo la fisica, secondo un sacco di gente molto più significativa, l'elemento fondamentale dell'universo è l'informazione. La materia ne è una conseguenza, questo sembra una cosa incredibile, ma è così. E quello che quindi io vedo non sono tanto le persone che brulicano, gli esseri umani con gambe, braccia, capelli, chi ce li ha, eccetera, ma scintille di conoscenza, di informazione, di sentire, di provare, di sperimentare, che è quello di cui la materia di cui è fatto non i sogni, ma l'universo. Forse. Quindi, cioè, praticamente mi hai risposto a altre 2 domande che quindi non ti farò. Cos'è la coscienza? E se secondo te la coscienza è una per tutti gli esseri viventi o umani, o è una per ogni essere umano? Allora, secondo me la coscienza è l'unica cosa su cui noi possiamo essere sicuri. Togli la mano che sennò ti prende male il Sì, microfono. scusa, che noi possiamo essere sicuri che sia reale, nel senso che io, come diceva Cartesio, l'unica prova che ho della mia esistenza di essere vivo è il fatto che io penso. E che io abbia un corpo non è mica così sicuro, che il mondo materiale intorno a me esista non è mica così sicuro, però è sicuro che io esisto, perché penso. Quando noi sogniamo, noi abbiamo l'impressione di essere in un certo ambito, no? In una scuola, in un ufficio, in una città, in una strada. Non c'è niente di reale, l'unica cosa reale siamo noi. Noi ci dobbiamo essere per forza, perché qualcuno deve essere il responsabile di questa proiezione. E ovviamente quel qualcuno siamo noi. Per rispondere alla tua domanda, io vedo la coscienza un po' più come, diciamo, un'acqua, no? Come dire, è di uno o è singola o è molteplice, è come l'acqua. Immagino un sistema in cui nell'acqua sono immesse una serie di oggetti, spugne, eccetera, eccetera, e tutte sono bagnate. Hanno una parte materiale, che è il nostro corpo biologico, la nostra realtà materiale, e poi la parte invece di coscienza, che è quell'acqua. L'acqua che è dentro di te è diversa dall'acqua che è fuori o che è negli altri, che bagna gli altri oggetti? No, è la stessa acqua, è la stessa cosa, però ognuno la vive in maniera differente e ne assorbe una quantità differente, per cui se tu ad esempio sei una spugna, ti bagni e ti gonfi di quest'acqua all'inverosimile, se tu sei un pezzo di plastica ti bagni soltanto nella parte esterna, però la parte esterna è comunque bagnata. Lo si è o la si ha? Lo si è. Ora ti faccio una domanda, voglio vedere come esce sta domanda. Questa mi sa che andrà solo per abbonati. Secondo me, se tu inizi a guardare le cose da questo punto di vista, la sofferenza in un certo senso scompare, perché tu cerchi di capire quell'esperienza che cosa ti racconta. Se tu, non solamente su di te, non solamente sull'altra persona, in generale su quello che siamo. E quando ragioni in questo modo, secondo me le cose diventano molto meno spaventose e in un certo senso tu le metti nel posto dove devono stare, il passato, e non ti condizionano il presente. È quello che ti dicevo prima, cioè noi viviamo realmente solo nel presente, ma in realtà proiettiamo sul presente tutto il nostro passato. E questa è una cosa che ci limita infinitamente.
perché noi non pensiamo che ci attenda quello che c'era dietro, quello che c'è stato nel passato. Non è così. Se spezziamo questo tipo di condizionamento, per questo quando tu mi dici quanti anni c'hai, ragiono come se ne avessi 97 e dovessi morire domani mattina, o se ne avessi 16 e avessi tutta la vita davanti, perché comunque sia, nel momento in cui tu metti da parte il passato, qualunque tipo di fallimento, delusione, sofferenza, problematiche, eccetera, e guardi le cose con un'altra ottica, non ti fai più condizionare anche dal fattore tempo. Ce ne ho poco, ce ne ho troppo, devo pensare all'avvenire perché vivrò altri 30 anni, 40 anni, oppure devo vivere come se Morissi domani. se morissi domani? Che cos'è il presente? È la realtà che è sempre lo stesso discorso, cioè è capisco che può suonare un po' da matti, però è un'espressione del nostro livello di coscienza e consapevolezza. Cioè io credo che la nostra realtà sia esclusivamente, anche proprio nel senso di quello che ci succede nella vita, di che cosa avviene sia a livello individuale che collettivo, sia esattamente questo, la proiezione di quelli che sono i nostri processi di elaborazione di consapevolezza. Più noi siamo consapevoli di noi stessi, più la realtà va nella direzione che noi vogliamo. E questa cosa, penso, poi sono stato l'altro giorno a vedere la conferenza di Cristina, Di Cristina Salvatori. Di Cristina Salvatori, quindi questa cosa... Ne faremo un'altra e probabilmente questa intervista uscirà prima. Il 18... Questo per dire che penso che anche il nostro stato di salute fisica, i nostri disturbi fisici dipendono in maniera molto determinante dalla nostra condizione mentale, dalla nostra capacità di ascoltarci e di essere connessi con quello che c'è intorno. Faremo un'altra giornata introduttiva sulle 5 leggi biologiche con Cristina Salvatori, esattamente qui dove siamo adesso, al Teatro Empatico dell'Olgiato a Roma, il giorno 18 aprile del 2026 ovviamente, quindi se volete partecipare lasciamo qualche riferimento in descrizione, sul primo commento trovate un po' di informazioni qui nei vari box eventualmente. Stessa cosa, se volete veramente che io e Arnaldo facciamo qualche cosina qui regolarmente, non troppo regolarmente perché sapete che io le cose regolari, cioè proprio regolarmente tutte le settimane no. No, ma che stiamo scherzando? Che stiamo scherzando? Un mesetto magari, una cosa così, una volta al mese, 2 volte al mese. Senti un po' Arnaldo, ma qual è il tuo sogno? Ne ho tanti, nel senso che Famole brevi queste risposte adesso. uno dei la domanda qual è il tuo sogno, insomma, non è facile rispondere. Pensaci un attimo invece che sbaglio una 20 vedere un futuro il più lontano possibile. Nel senso campare il più possibile? Non necessariamente, cioè sì, ti direi di sì, ma soprattutto di vedere quello che succede. Cioè sono molto, molto, molto incuriosito da quello che succede. Voglio sapere cosa succederà tra 5, 10, 20 anni. Non vorrei mai vivere se sono sconnesso con questo, cioè se sono sconnesso da capire quello che succede intorno a me. Però sì, quello è uno dei miei sogni. Allora, però visto che apri sta finestra, io volevo evitarla sta domanda, però visto che tu sei l'intervistato, si evita sempre il discorso della morte. Parliamo della tua morte. Cosa vorresti accadesse il giorno dopo della tua morte? Nel mondo e Arnaldo, il tuo canale? No, non me ne importa finisce niente di quello che l'universo. succede. No, non me ne importa niente di quello che succede dopo la mia morte, nel senso che non penso che io per esempio non festeggio i compleanni, non mi frega niente. Comunque secondo me voi che vi sto intervistando siete tutti degli egoisti. Perché? Su questa cosa, ve ne frega un cazzo di quello che succede il giorno dopo in ci siete voi. No, mi spiego. Rocco mi ha risposto la stessa cosa. Non me ne frega un cazzo, ma non perché dico no, tanto se sono morto io non mi frega. Appunto. No. Non penso che sia una cosa, cioè che ti dovrei rispondere, vorrei che tutti si stracciassero le vesti, ma chi? Ma perché si dovrebbero stracciare le vesti in maniera diversa rispetto a se è morta un'altra persona? Ma soprattutto io penso che la morte sia semplicemente un passaggio,
Quindi non credo che sia qualche cosa né di cui aver paura, né qualche cosa che deve portare a chissà quale cambiamento. Quando io sarò morto, penso che continuerò ad esistere in un'altra situazione, esattamente come credo che esistevo prima di essere nato in un'altra situazione. Ti dico come rispondere io a questa domanda. Vorrei che Aniello Salvati, in arte da Collorai, facessi un mega montaggio con tutta la roba di me più. Allora, questo presuppone che tu pensi di morire prima di Nello, certo, Nello, ovvio, ma soprattutto prima del voi. fatto che Nello sia completamente rincoglionito, quindi che non si ricordi neanche più ma chi Nello è... O non so se Nello è più grande o più piccolo di te. No, Nello è leggermente più grande di noi, ma Nello è su un altro livello, cioè Dagon sta su un altro piano che non c'entra niente la morte con lui, quindi tu pensi che anche a 114 ovvio, anni lui starà lì a montare, a tagliare le robe di me più? Io ho qualche dubbio. Senti, ma come ti percepisci tu? In che senso? Ritorniamo un po' al punto di prima. Che giudizio ho di me stesso? No, proprio come ti percepisci, cioè cosa pensi di essere. Me l'hai già penso un po' di essere risposto, una persona discretamente intelligente, non penso di essere Ma pensi di essere un corpo, pensi di essere una coscienza, pensi di essere penso un'anima? Penso di essere un frammento di una coscienza incarnato in questa particolare realtà, in questa particolare persona che ha delle caratteristiche che sono in parte innate. E come ti percepisci questo? Mi percepisco come persona? Come questa, mi percepisco come una persona che è sempre stata molto curiosa, nel senso che io i primissimissimi ricordi che ho di quando ero veramente piccolissimo, 3-4 anni, sono domande filosofiche. Sì, ma sta domanda con te non funziona. A pensarci oggi. E per cui mi percepisco così, come una persona curiosa, come un essere curioso. Allora, incontri un alieno. Sì. Che gli chiedi? Chi è, dove vive, cosa pensa, cosa sa, cosa sa di noi, di fare un sacco di domande, ovviamente. Dai, c'hai 2 domande e basta. Cioè, proprio basta. Ti dice, guarda, ti do 2 domande e poi vado. Ovviamente partendo dal presupposto che non è detto che quello che mi risponde sia vero e corretto, gli chiederei da dove veniamo, e ovviamente da dove voi pensate di venire, nel senso cosa pensate di essere voi e cosa pensate che siamo noi. Qual è la tua domanda fondamentale? No, aspetta, scusa, mi stavo perdendo un pezzo. Allo stesso alieno, come glielo spieghi l'essere umano? In 1 minuto? Beh, dipende, l'alieno non è in 3 ore fisico come me. Insomma. L'alieno è fisico. Dai, cioè c'è una differenza. Bicciolo di immaginazione, c'è un alieno davanti, è verde con l'occhioni, ti ascolta e ti capisce. Se è fisico come noi, penso che c'è poco da spiegargli. Nel senso che gli direi siamo un'altra forma di vita. È l'intervista che funziona così. Allora l'alieno viene di te e ti dice: cos'è l'essere umano, Arnaldo? Io gli direi una forma di vita intelligente che si è manifestata su questo pianeta qualche centinaia di migliaia di anni fa, in questa forma qui, da quello che noi sappiamo. Tu ne sai qualche cosa, perché noi sappiamo questo, però io la mano sul fuoco proprio non ce la metto. Qual è la tua domanda fondamentale? La mia domanda fondamentale è, penso la stessa di tutti: cosa c'è dopo la morte e cosa c'era prima? Perché questo è il punto. Cosa c'è dopo la morte e quindi cosa c'era prima? E se c'è qualche cosa, io penso che la risposta sia sì, c'è qualche cosa, per ovvie ragioni. Allora, io ci sono 2 domande che non faccio in questo format, e una delle 2 è quella con cui invece tu, in qualche modo, quando ne parlavamo, hai identificato il format, ovvero qual è il senso della vita? Questa è una delle 2 domande. Non la faccio questa domanda perché, a parer mio, ognuno ha il suo senso, quindi potrebbe anche essere interessante chiederlo, però in qualche modo si
secondo me una Secondo me risposta esce dalle risposte, cioè da tutte le persone che tu hai intervistato. esce dalle risposte, le loro esattamente, risposte ti danno esattamente, il quadro di senza quello. la banalità della domanda qual è il senso Sì, della anche vita. perché poi la domanda... L'altra che non faccio è cosa pensi ci sia dopo la morte, perché nessuno di noi è morto, se l'ho intervisto soprattutto, e quindi non credo che l'abbia potuto sperimentare di persona proprio direttamente, a meno che non ci siano dei fenomeni che non stiamo prendendo in considerazione, come magari delle memorie di vite passate. Allora ti chiedo, secondo che te io non ho personalmente, quindi che tu non hai, se manco io esistono io non ce le sinceramente, ho. almeno penso di non avere, e credi nella reincarnazione? O comunque quale visione della... Tendenzialmente sì, mi sembra la cosa più sensata. Tendenzialmente sì, nel senso che se noi siamo in formazione, noi siamo la stessa cosa di un programma no, di informatica, di un qualunque... Il supporto materiale è un supporto. Tu i dati che hai sul tuo telefonino li puoi passare su qualunque altro device, come si dice, su un computer, su un altro telefono, su una pinnetta, la pennetta la metti, il dato è la cosa reale. Tutto il resto sono strutture fisiche che servono a poter visionare e visualizzare quel dato. O lo stesso discorso potrebbe valere per esempio i nostri video. Dove sono i nostri video? Lo sai che prima sul presente ti volevo dire proprio questa cosa? A me mi manda in pappa il cervello questa cosa qui, in cui noi in questo momento siamo nel nostro presente, ok? Ma chi ci sta guardando il nostro passato nel suo presente, Che è il nostro futuro. che è il nostro futuro, e intanto questo nostro presente rimarrà presente per eterno, fondamentalmente. Per eterno è un Vabbè, parolone. se siamo capiti, dai. Sì. E tu pensa che noi potremmo essere morti? In questo momento che stiamo intervistandoci. No, adesso siamo No, vivi perché questo- intendo dire che No, è che adesso, ci stanno con i ascoltando, tempi volevo tuoi, dire. con i tempi tuoi di Potrebbe montaggio, anche essere. metti caso che tra 20 giorni io prendo un ingresso sbagliato del raccordo e finisco contro un camion che veniva nell'altra direzione e muoio, Se succede, il next video fa 80 milioni di visualizzazioni, lo me sai? rosicherei tantissimo. La profezia di Arnaldo. Rosicherei tantissimo di farti fare tutte queste visualizzazioni da morto. Però capisci, voglio dire, noi potremmo anche non esserci... D'altronde, scusami, quando noi vediamo i video di Giulietto, quante volte hai visto in questi ultimi tempi i video di Giulietto? Quando lui li ha registrati, ovviamente era come nella situazione in cui noi stiamo adesso, ma noi lo vediamo in un futuro in cui lui non c'è più. Ultima domanda, diciamo ultima. Poi se mi viene in mente qualcos'altro te la faccio. Diciamo che siamo oltre le 5 ore, quindi... Ti ho chiesto qual è il tuo sogno, ma qual è il tuo desiderio? Il mio desiderio sarebbe quello di vivere in un contesto, allora di essere libero da ogni necessità materiale, quindi di poter lavorare solo e soltanto se voglio, quando voglio, come voglio, eccetera, e di vivere in un contesto in cui fisicamente diciamo c'è una vita sociale molto stretta. Cioè mi piacerebbe vivere in una realtà piccola, possibilmente a contatto con la natura, con un ambiente esterno naturale bello, in un contesto umano coeso, piccolo, e al di fuori di qualunque necessità materiale. E penso che questo è anche un progetto politico. E cosa ti impedisce di ottenerlo? Una serie di cose legate sia a aspetti esterni, sia a circostanze della vita di ognuno, nel senso, ad esempio, tutti noi non siamo pienamente liberi di, che so, rispetto, io ad esempio ho i miei genitori che sono vivi, ma sono abbastanza anziani, quindi chiaramente non potrei andarmene domani in Papuasia, fai conto, se volessi andare in Papuasia, perché questo ha un impatto su altre persone. Quindi noi siamo anche, ci sono dei condizionamenti che sono sbagliati. E ne stai andando all'inquadratura, devo dire. No, vedo. basta che te metti a... Ci sono dei condizionamenti che sono sbagliati e dei condizionamenti che invece sono sempre condizionamenti, ma inevitabili se tu comunque sia hai negli altri un fine e non un mezzo. Allora, hai un minuto per fare
La tua proposta fondamentale. Questa cosa l'hai chiesta anche agli altri? Boh, può essere, mi ricordo. La mia proposta Perché fondamentale... non ti eri preparato su questa, sulle altre sì. No, non mi ero Sto preparato, non mi ero scherzando. preparato neanche sulle altre, anche perché credo che le fai tutte diverse, secondo me. In realtà no. Forse In realtà ce ne stanno no. un paio che Però sono faccio in modo che non vi ricorrenti. accorgiate che siano le stesse. Sì, infatti io non mi sono accorto sinceramente. La mia proposta fondamentale è quella di abbandonare i vecchi schemi, smettere di avere paura, dare totale libertà all'immaginazione per quello che riguarda la propria dimensione personale e la dimensione collettiva. È ora che iniziamo a immaginarci un futuro differente, è ora che ci immaginiamo cose completamente differenti da quelle in cui abbiamo vissuto e che per certi aspetti ci sembrano immodificabili, tanto a livello personale quanto a livello collettivo. Quindi io vorrei che la gente prendesse consapevolezza del fatto che può esserci uno straordinario rinascimento culturale, economico, sociale, umano, antropologico, a tutti i livelli, o si può andare verso il baratro verso cui stiamo andando, dipende soltanto dall'atteggiamento che ognuno di noi avrà nell'affrontare tutto quello che ci sta succedendo. Io ti ringrazio intanto. Anch'io a te. Grazie dell'intervista e sono veramente contento, l'abbiamo fatta finalmente, ci siamo presi tutto il tempo, probabilmente ne faremo anche un'altra, che tante cose ce le siamo Sì, perché queste ci sono 5 ore, scappate. insomma, la gente gli volerà. Potrebbero non bastare, esatto. Sicuro. No, ma poi all'inizio abbiamo saranno detto lì che diranno vi prego fatene un'altra. adesso vedrai che sotto nei commenti ci saranno quelle 3-4 cose che all'inizio abbiamo detto ne parliamo dopo, di cui non abbiamo mai più parlato poi durante l'intervista e dovremo fare un'altra intervista. Quindi, intanto però ti faccio la domanda che faccio sempre a tutti da ormai 7 anni di canale compiuti 15 giorni fa. 7. 7, che in realtà la facevo anche quando ero su BlueBlue questa domanda, però spesso la tagliavo. Hai qualcos'altro da aggiungere? È vero, me lo ricordo che ho qualcos'altro da aggiungere. Sì, che tanto che ti ringrazio di questa intervista perché è diversa da quelle che mi vengono fatte continuamente e costantemente negli ultimi anni e poi che invito tutti quanti a fare qualche cosa che metta in discussione del loro routine nella vita quotidiana, perché secondo me è utile. Quindi se uno ha una serie di abitudini, di routine proprio, provi a interromperle e in generale questa è una cosa secondo me molto sana. Detto questo, se non siete ancora iscritti a Me Più siete dei folli, quindi iscrivetevi immediatamente, se potete lasciate un like, i commenti da commentare ne avete quanto volete perché vi abbiamo chiesto un sacco di cose, di feedback da lasciarci, fatelo per favore perché veramente per noi è fondamentale. Se non siete ancora, diciamo, follower di Arnaldo, fan di Arnaldo, andate sul canale Puzzle Official e su 7più Official che sono i canali che gestisce il 7più, anche un po' di collaborazione, lo gestiamo un po' leggermente in collaborazione, ma anima tutto lui, quindi mi raccomando. Arnà, che il Dai sia con te. Sempre, ma questa frase non è tua, vero? Perché io l'ho sentita alla radio mentre stavo andando a No, me l'hanno copiata. No! Me l'hanno copiata, sì. Pensa... Ci ho fatte le magliette. A conclusione di tutta l'intervista è così che funziona, ma adesso tu magari te la ricordi questa cosa che tu hai mutuato, che il video sia con te. Sì. Magari poteva essere una cosa che tu non ricordavi, Però in realtà però ti veniva in parte da lì e ancora magari di quello più. che la rifà su quella radio magari l'ha copiata, cioè magari l'ha visto e te l'ha copiata, oppure Sì. magari invece è una cosa che è un processo che lui ha fatto autonomamente. Fantastica. Vedi come siamo tutti connessi, come siamo tutti sulla stessa barca. Comunque ragazzi, io a questo punto sul Dai sia con te in realtà già sarebbe stata chiusa l'intervista, ma spero di vedervi presto dal vivo soprattutto, cioè facciamo le cose, sta cosa facciamola dal vivo, sai che figata che diventa? Se non si tirano i pomodori, se non si... Insieme a me qui dietro di me un po' di pubblico. No, non è vero, queste domande fondamentali devo essere solamente io con l'intervistato in camera, cioè nella sala.
Però secondo me possiamo fare una cosa molto carina e divertente, io e te qui, col pubblico Secondo me presente. abbiamo voglia tutti e due di pubblico dal vivo, di interazione, È quello, di è rapporto non con un numero che sale, con un numero di like, ma con le facce della gente. Fare informazione non è mai stato facile, ma aiutarci è facile. Vai su mepiù.it/sostieni. Grazie.